Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Proseguiamo con la realizzazione del nostro motore. Quello che vedete è il particolare di cui ci occuperemo ora, è una sorta di forcella filettata, valve slide rod. La eseguiremo tutta per sottrazione o addizione di forme. Quindi se volete farla magari prima da voi, pensate a come fare soprattutto questa zona, oppure seguite il mio video. Fatevi una copia di questa schermata qualora non abbiate scaricato il file, altrimenti scaricate il file e seguitemi tramite il disegno stampato. Ora io mi metto qua a fianco la parte di disegno che mi interessa, che fondamentalmente è questa. Un pochino più grande. Ok, creo un nuovo file. Questo è il nome del file in PDF, io vado a copiarne il nome, lo salvo e vado a visualizzare come sempre la mia origine degli assi. Eccola qua. Da dove partiamo? Partiamo da questo cilindretto raggio 12, fissiamo in questo punto la mia origine e dopo capirete perché. Questo cilindretto raggio 12 è fondamentalmente messo in part l'unione di un cilindro e una sfera. Ecco qua la sfera, il raggio della sfera dovrà essere 2, eccolo qua, e un cilindretto. Perfetto, il nostro cilindretto normalmente è raggio 10, quindi va bene. La nostra origine degli assi è a cavallo della sfera e va bene, uniamo cilindro e sfera e andiamo a spostare il corpo che abbiamo creato di 108 mm, visto che qua è la nostra origine. Quindi andiamo in posizione Z 108 meno 108, oppure più, no, meno 108 in questo caso. Andiamo a creare il nostro bel ingrandimento. Vedete che l'origine degli assi è qua. Andiamo a creare un cilindro, lo spostiamo subito di quei 10 mm, anzi 98 è la sua altezza, meno 30,5. La sua altezza è 67,5, copia, e andiamo a spostarlo in Z di meno 67,5. Perfetto. Ora quello che ci serve sono 30,5 mm di filetto. Per far questo andiamo in Fasteners, ci creiamo una barra filettata, eccola qua, questa è la nostra barra, lunghezza della barra 30,5, M 6, perché questo va dimensionato a 6, non l'abbiamo fatto, perfetto. Rendiamo un attimo trasparente questo cilindro. Allora se io lascio la lunghezza della barra a 30,5 mi rimarrà uno smusso, quindi sovradimensioniamo la lunghezza della nostra barra. Ora voglio portare questo punto a combaciare con questo, quindi andiamo in part, oggetti cavi, allora
C'è un utility, devo studiarmela, dovrebbe essere questa, che permette di unire insieme due oggetti, congiunge oggetti cavi. Devo guardarla meglio. Noi facciamo una cosa molto molto più semplice. Andiamo in posizione Z e andiamo a spostarci di quanto basta, quindi 57,5. Ah no, aspettate, scusate, 56. Perché andiamo a vedere qua, perfetto, perché è poi questa che è lunga 30,5, il cilindro. Ecco qua il nostro cilindro. Andiamo sulla barra filettata, rendiamo visibile la filettatura mettendo Triada True. Come vedete la mia filettatura qua si va a intersecare col mio cilindro. Allora faccio un bel copia, un bel incolla, vado a prendere questo cilindro, ne maggioro il diametro quanto basta, seleziono la barra filettata, col tasto CTRL il mio cilindro, sottrazione di forme. Dopodiché seleziono tutto questo e vado a unirlo. Di qui la parte, diciamo, sinistra del nostro progetto è stata fatta. Ora, come vedete, io ho questa parte conico-sferica che si va a unire a quest'altra parte. Questa parte è a 45 gradi, ossia 90, 45 sopra e 45 sotto. Cosa faccio? Creo un cono, eccolo qua, imposto il raggio piccolo a 0, la lunghezza la vado a impostare che esca rispetto alla fine della mia forcella, quindi esagero, la porto a 35 e il raggio posteriore lo porto al doppio della mia altezza, ossia 70. Pardon, il diametro, quindi 35, anche il raggio, il che vuol dire diametro 70. Se io ho un'altezza di 35 per un raggio di 35, ho garantito che quest'angolo è 90 gradi. Ora, cosa faccio? Prendo il mio cono e lo abbasso in Z di quanto, fino a che, usando anche i decimi se dovesse servire, queste due zone non corrispondano perfettamente. E ci siamo. A questo punto mi devo calcolare la distanza che c'è tra qua e la fine del raggio. Questa distanza è pari a 98 meno 124 diviso 2, quindi 26 diviso 13 più R6, quindi 6. Quindi 26 diviso 2, 13 più 6, 19. A questo punto vado a tagliare il cono. Lo vado a tagliare creandomi un cubo che andrò a sovradimensionare in maniera esponenziale e a centrare rispetto al mio cono. Dopodiché lo sposto in meno di 19, in più di 19 mm. Prendo il cono, col tasto CTRL seleziono il cubo e taglio. Ora questa forcella è larga in entrambe le dimensioni 12 mm. Allora che si fa? Si prende un altro cubo, eccolo qua,
lo si sovradimensiona anch'esso, lo si centra, lo si solleva di 6 mm. Controlliamo che non sporga nulla, perché va tagliato completamente. Ne creiamo un array rispetto al centro, quindi andiamo in draft, creiamo un array polare di 4 pezzi, eccoli qua. Andiamo a selezionare il nostro cono, togliamo la griglia, andiamo in part, selezioniamo l'array, eseguiamo la sottrazione di forme. Assolutamente no. Modifica, annulla, torniamo indietro. Come mai ha fatto questo? Se io eseguo una sottrazione di forme tra cono e cubo, me lo fa, e non capisco perché tra l'array e il cubo non me l'ha fatto. Noi facciamo una cosa bella a questo punto, prendiamo il nostro cubo, ne creiamo una coppia, la incolliamo e andiamo a ruotarla rispetto a z di 180 gradi e l'abbiamo qua. Applica, prendiamo il cono, poi cos'è sta roba? Ok, prendiamo il cono, tasto CTRL e tagliamo il cono, ricopiamo il nostro cubo, lo andiamo a ruotare di 90 gradi in incrementale rispetto a z, applica, ok, prendiamo il cono, prendiamo il cubo fatto, sto premendo, scusate, ma sto premendo sul tasto canc, ecco, CTRL e non canc, ecco perché mi ha fatto quel casino. Quindi dobbiamo rifare perché sono un pirla. Prendiamo quest'altro cubo, lo ruotiamo di nuovo di 180 gradi, ho premuto il tasto cance, quindi ho cancellato l'operazione, applica, ok, cono, CTRL su cubo, sottrazione di forma, ricopiamo il cubo, applica le modifiche in maniera incrementale, meno 90, applica, ok, cono o ex cono, cubo col tasto CTRL, sottrazione di forma, cono, cubo, sottrazione di forma. Ecco che la nostra forchetta sta prendendo forma. Ora andiamo a prendere questi due spigoli e a dirgli di farci un raggio con l'utility di raggiatura 5,99, ricordatevelo, mai la misura esatta dello spessore. Perfetto. Ora uniamo insieme queste due forme, così ne abbiamo una sola. Andiamo a fare lo spacco. Lo spacco lo si fa facendo un cubo, portandolo a 5, aumentando notevolmente altezza e lunghezza, posizionandolo a y meno 2,5 per averlo centrato,
Dopodiché bisogna calcolare la distanza tra l'intersezione, cioè tra il 98 e la fine del 14. Abbiamo detto prima, ma è meglio che me la ricalcoli. Ah beh, è facile da ricalcolare. Allora, 14, abbiamo detto 26 diviso 2, 13, 6, 19, meno 14, 5 mm. Quindi andiamo a centrare questo rispetto a x e a spostarlo in z di meno 5, di più 5. Selezioniamo la forcella, selezioniamo il nostro parallelepipedo ed eseguiamo una sottrazione di forme. Si vede a occhio che l'ho mal centrato. Modifica, annulla. Andiamo a vedere il cubo. Quello che ho sbagliato è stata l'altezza. Ok, l'ho messa a 4, ho fatto un giro in più di rotellina, quindi selezioniamo la forchetta, tasto CTRL, selezioniamo il parallelepipedo, sottrazione di forme. Il gioco è quasi fatto. Andiamo a prendere un bel cilindrotto, eccolo qua, facciamolo ruotare rispetto all'asse X, quindi angolo asse X a 1, asse Z a 0 di 90 gradi, allunghiamolo quanto basta, abbassiamolo quanto basta, allora asse Y, e spostiamolo di quei 13 mm in Z. Il foro è 6,5, quindi 3,25. Prendiamo la nostra forma base, CTRL e tasto e cilindro, sottrazione di forma. Facciamo un bel salva e andiamo a smussare un po' di spigoli. Allora qua mettiamo un semplice smusso, facciamo 3 decimi come invito, e qua invece mi chiede proprio una raggiatura di 0,5. Allora noi prendiamo 1, 2, 3, 4, utility raggio, portiamo a 0,5, ok, e vedete come lo fa dappertutto e il gioco è fatto. E io non lascerei a spigolo vivo neanche questo, quindi una smussatina gliela darei. Ok, dopodiché arriva il tornitore fresatore e dice: ma come cazzo faccio a farglielo questo raggio? Vabbè, noi lo metteremo in un vibratore, in un burato, e andremo coi sassi a aunare gli spigoli. Normalmente si fa così. Poi i fresatori più esperti, io sono un tornitore, magari hanno il trucco nel cassetto, oppure con le macchine di adesso e le sfere e le frese a sfera si può fare ovviamente di tutto. Cambiamogli l'aspetto e diamogli un bel aspetto cromo. Chiudi e il gioco è fatto. Facciamo file, esporta, allora file, esporta, chiamiamola forcella, salva, salviamo anche il nostro progettino, andiamo ad aprire la versione 19 di FreeCAD, 0.19 di FreeCAD. Io sto lavorando nella 0.18 perché alla fine nel complesso mi sembra più equilibrata. La 0.19 ha degli aspetti migliori ma ha anche qualche bug. Però creiamo un nuovo file, andiamo a importare la nostra forcella e come vedete l'aspetto non è dei migliori. Andiamo a prenderla come unisci progetto
e vediamo se prendendola, ecco, ok, non la salveremo perché poi ho dei problemi a metterla in FreeCAD, però l'ho già fatto vedere in un video. Trovo che l'utility per pavoneggiarsi e guardare il vostro oggetto girare sia fotonica. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo video, se vi è piaciuto, come sempre, un like. Grazie a tutti per l'attenzione.